Eccoci ancora su questo canale ragazzi e ancora con una novità che viene ancora una volta dalla Mani, questa azienda che ci riserva sempre un sacco di sorprese. Questa volta parliamo del tanto atteso, perché tanti di voi mi hanno scritto in tutte le forme, del tanto atteso Battery Box, ovvero il contenitore delle batterie litio-ferro-fosfato. Ebbene ragazzi, questo Battery Box, questo contenitore, è un altro step di questo canale. Vi ricordate all'inizio col nostro fai da te abbiamo iniziato con tavole di compensato, i più benestanti compravano il compensato marino perché non subisce l'umidità. Siamo passati poi alle piastre di alluminio, quindi chiuse con le barre filettate. Ebbene, questo step vuole soddisfare anche tutti gli amici del canale del fai da te, che nel fai da te vogliono aggiungere anche un po' di professionalità. Ebbene, adesso noi vedremo in tutti i dettagli l'interno anche di questo contenitore. Pesa perché secondo la vecchia legge che le cose che pesano sono fatte di ferro e sono robuste. Quindi rivolgo agli amici dei camper anche l'attenzione ai pesi, perché sapete che dovete stare entro certi parametri. Il fattore peso ovviamente non riguarderà tutti gli amici del canale che utilizzeranno questo battery box all'interno della loro abitazione. Vedrete su questo canale diverse forme di questo battery box nella sua forma definitiva, ovvero fotovoltaico casa, poi vedrete il cosiddetto battery bank trasportabile, ovvero sarà utilizzato anche per la macchinina. Quindi anche la macchinina con tutta l'evoluzione DIY, cioè fai da te in legno, diventerà anch'essa professionale come questo. Chiaramente è sempre fai da te perché qui non ci viene dato nulla di pronto, ma dobbiamo poi, e lo vedremo fra un attimo, inserire anche le batterie eccetera. La caratteristica di questo prodotto è doc, perché con la Mani è tanto tempo che la stiamo analizzando e ci sono alcune cose che il costruttore proprio del box non ha pensato. Vi darò alcune dritte affinché si riesca sempre ad andare nella direzione della sicurezza e anche della longevità delle batterie. Voi già vedete, l'avete capito, ci sono diverse porte di comunicazione che sono interessanti, quindi qui vediamo la RS485 CAN, la RS232 e altre due RS485. Queste sono tutte porte interessanti, gli amici del canale che lavorano con gli ibridi, che hanno le porte di comunicazione, possono interfacciare. C'è lo state of charge, quindi questi LED andranno a indicarci approssimativamente quale sarà lo stato della batteria. Questo è utile per coloro che hanno bisogno anche di una condizione visiva. Se ad esempio mettete questo all'interno di un locale tecnico eccetera, voi passando vedete già i LED senza dovervi connettere. E poi ci sono alcuni settaggi, c'è l'alarm, switch, run, ovvero se funziona, se accende verde oppure no. E qui abbiamo anche lo schermo. Dallo schermo entriamo e facciamo tutti i settaggi. I settaggi li facciamo su che cosa? Ebbene, li facciamo sul BMS incorporato nel box, ovvero la Mani ha pensato di produrre questo prodotto molto bello, molto tosto, molto massiccio, con all'interno proprio il BMS e l'equalizzatore attivo. Quindi ve lo dico già da adesso, il BMS che sarà utilizzato dalla Mani sono due, saranno, lo vedete qua in sovraimpressione, saranno i JK, quindi G-Kong, e gli Speos. Sono due tra i BMS migliori al mondo e sono soprattutto nuove tecnologie. Ovviamente tutti gli amici del canale che continuano con i daily hanno un BMS più dedicato all'altra forma di fai da te, ovvero quella di autocostruzione totale, dove hanno anche la ventolina e quant'altro. Questo è molto compatto, è inserito sulla parte frontale e gestisce attraverso, lo vedremo fra un po', attraverso una barra di connessione tutte le celle singolarmente, andando a bloccare in caso di emergenza. Qui ci sono dei bellissimi coperchi a incastro, vedete, sia del positivo che del negativo. E poi ragazzi, finalmente una bella connessione in acciaio di un certo livello con un bullone M8, quindi non lavoriamo più con gli M6. Chiaramente sulle celle siamo sempre con gli M6. Mi raccomando una cosa importante: quando chiudete fate nero con nero e rosso con rosso, in modo da verificare sempre i poli in maniera corretta, se no potreste fare un errore di connessione. Bene, una cosa importante ragazzi, quanto costa questo?
E quando arriva? Quando è pronto? Ebbene, su tutte queste domande lo sapete che su questo canale, quando la Mani mi dice Gianni, i pannelli facciamo un'offerta particolare, questo è il prezzo, lo puoi dire compatibilmente col dollaro. Ebbene, quando loro mi autorizzano vi comunico il prezzo. Per questo prodotto che è nuovissimo e che lo stanno costruendo, modificando, perché vi ricordo che la collaborazione con la Mani ci ha portati anche ad analizzare il prodotto al suo interno, dove ho dato dei consigli tecnici che loro hanno reputato importanti e sono state fatte delle modifiche. Alcune, una ve la spiego oggi perché la reputo fondamentale e quindi apprezzo molto l'umiltà della Mani che ha ascoltato i consigli di chi lo fa da 43 anni e quindi attraverso questo abbiamo un'ottimizzazione. Ora, nel link che c'è in descrizione sotto il video voi vedete il link della Mani, cliccate lì e chiedete qualsiasi cosa. Cosa chiedete? Il prezzo, quando arriva, caratteristiche tecniche, tutto quello che volete, chattate con loro perché sono lì proprio per questo. E perché ve lo dico? Perché oggi faccio la presentazione del box e voi già potete chattare con loro per avere informazioni, se no dovete aspettare i prossimi video dove io andrò proprio a realizzare tutti i test, i settaggi. Allora ve lo dirò anch'io, quello che loro potrebbero comunque dirvi in anticipo. Questo penso che sia una cosa che vi favorisca, perché andate già ad acquisire informazioni da loro prima di vederle poi da me quantificate sui tavoli, e presumo che non sarà questo, ma il montaggio verrà nel mio laboratorio, nel nuovo laboratorio in riva al mare a Montesilvano, qua una cittadina in provincia di Pescara. Ora, quando arrivano? Sono disponibili tra fine settembre e i primi di ottobre, però potete già comunicare adesso, cominciare a ordinarli, cominciare a lasciare un deposito, un acconto, insomma chattate con loro e vedete come si stanno comportando per agevolarvi. La funzione di questo prodotto è contenere le batterie e posizionarlo là dove volete voi. Vi dico una cosa perché l'avete già capita dai video precedenti ed è molto importante: questo deve essere posizionato solo così. Non credete a coloro che vi dicono che potete metterlo in piedi, che potete metterlo di lato, ovvero le celle, l'IFEPO 4 all'interno di questo box saranno tutte posizionate, come dicono i costruttori, nella posizione verticale. Quindi se utilizzate un camper è la posizione ideale perché va infilato, non può essere appoggiato alle paratie. Se lo usate in barca anche avete una posizione naturale che è questa, e a casa ovviamente la posizione più semplice. Vedete anche nella macchinina che lo posizionerò al posto di quello che ho autocostruito in legno, quindi gli daremo una connotazione molto professionale, e poi insomma con tutti gli accessori di comunicazione. Qui ci saranno dentro, ve l'ho detto, il JK come BMS che è molto molto buono, di ultima generazione, e lo Speos che sono due BMS veramente fantastici. Poi vedremo anche lì tutti i dettagli. Andiamo avanti adesso con alcune spiegazioni guardando l'interno del prodotto. Innanzitutto ragazzi, questo è il frontale. Come vedete qui c'è il display con tutte le funzioni, settaggi classici. Qui c'è il tasto di accensione, qui ci sono i due poli, positivo e lato opposto negativo, il logo, la descrizione 51.2 300 A, che sono esattamente le celle che avete già visto, che state analizzando dalla Mani, e queste le porte di comunicazione. Una cosa molto interessante sono le maniglie, che evidenziano quanto il prodotto sia solido, perché sono in acciaio inox avvitate, vedete? Non sono manigliette semplici. E anche poi il sostegno della maniglia con molla richiama sempre a zero, però il sostegno per rialzarlo è molto molto robusto. Vi ricordo che queste batterie tra celle e box siamo oltre i 100 kg, quindi mi raccomando non pensate di alzarle da soli, ma dovete avvalervi di un amico. Difatti ha 4 maniglie proprio per questo scopo. Una volta posizionate non penso che andiate a modificare la posizione settimanalmente come se fosse un oggetto da trasporto, però può essere comodo ovviamente ogni tanto andare a spostarle per motivi logici.
Qui di lato vedete che è stata posizionata una barra ad angolo, questa qua, che ha proprio lo scopo di fissarlo su un eventuale rack, quindi fissata molto bene, ci sono 6 viti che ancorano questa barra angolare e quindi potete fissarlo sugli armadi a rack. Apriamo adesso tutte le viti in modo da vedere cosa c'è all'interno. Apriamo adesso il coperchio superiore e vediamo all'interno tutta la componentistica. Ebbene, ecco l'interno ragazzi, qui vediamo subito i cavi di connessione positivo e negativo, chiusi col termorestringente, e poi se lo vedete all'interno questo BMS molto molto bello, con anche piastra di dissipazione, vedete ci sono dei toroidi, le connessioni, poi lo vedremo nei dettagli, anche qui la piastra di comando del monitor. Qui ci sono le 2 linee guida per le connessioni delle celle, vedete questi sul PCB, con i vari connettori già belli pronti al quale attaccare le celle. Qui vediamo 1, 2, 3 e 4 ragazzi sensori di temperatura, un lusso direi. All'interno vediamo tutta una serie di oggetti che andiamo adesso a togliere. Equalizzatore attivo ragazzi, ottimo, della JK ragazzi. Qui abbiamo un equalizzatore attivo che lavora come vedete fino a 2 ampere, quindi abbastanza standard, della JK, che viene connesso attraverso i suoi cavi. Qui abbiamo gli isolanti che servono tra una cella e l'altra, quindi andranno posizionati. Qui ragazzi ho dovuto sganciare un attimo la telecamera per togliere questi, che sono praticamente le piastre in resina che servono da isolante e nel contempo comprimere le celle, molto grosse. Ci sono delle varie misure che adesso vi farò vedere. Apriamo questo cellophane. Qua ragazzi ci sono tutti i divisori di vetro resina, flessibili ma molto molto duri, e questi sono ideali, sono da 1 millimetro circa, forse qualcosina meno, e servono a distanziare le batterie, quindi a fare da isolante quello che noi usavamo precedentemente con il PVC. Ci sono per tutte le celle, e ovviamente una cosa molto interessante, questi 2 pezzi, che sono 2 pezzi unici di spessore superiore, sono circa 2 mm, e questi vanno posizionati per dividere le celle da un lato all'altro, quindi anche questo molto molto interessante. Questi sono 2 mm circa. Analizziamo gli altri prodotti. Un altro prodotto che troviamo all'interno sono, come dicevo prima, proprio gli isolanti adesivi che vanno montati sui separatori. Alla fine ogni cella vedrà il suo isolante posizionato e avrà una sorta di ammorbidimento invece che una superficie rigida. Questa però è una condizione un po' soggettiva, se volete metterli o no. Io devo fare una valutazione, un po' di test prima di ufficializzare la mia posizione per quanto riguarda queste schiume morbide, non troppo, sono classiche, quelle che servono ad ammortizzare, però preferisco avere una superficie rigida. Poi vi dirò qual è secondo me la condizione migliore. Un altro prodotto che troviamo all'interno sono i busbar. Oramai questi li conoscete, sono quelli morbidi che possono seguire la forma delle celle quando le posizionate. Sono fatti di multilamelle sottili, hanno una buonissima conduzione e flessibilità, e poi hanno una buona dissipazione perché formati da lamelle così riescono a dissipare in maniera più significativa. Questo ragazzi ve l'ho fatto vedere all'apertura, è il bilanciatore o equalizzatore attivo della JK,
quindi la qualità è eccezionale. Io lo considero oggi uno tra i più buoni in assoluto. Ha ovviamente i suoi cavi per connettere le 16 celle. Questo è un modello che la JK fa diversi modelli anche fino a 10 A. Questo è il modello da 0,1 a 2 A, quindi è un modello abbastanza base, però 2 A sono significativi perché quando andiamo a spostare su celle perfette come questa della Mani, 2 A è già esagerato, cioè è una condizione già di anomalia. Quindi se gli diamo poi nella programmazione un intervento giusto, quando deve lavorare eccetera, questo farà veramente il suo dovere per bilanciare le celle. All'interno troviamo anche, ragazzi, questa gomma adesiva che andrà ovviamente a posizionarsi quando abbiamo finito il tutto qua sopra per andare a isolare anche i PCB. Quindi, ragazzi, hanno veramente pensato a tutto. Ecco, questo è un fai da te già di qualità, ragazzi, perché ha il suo costo, ma andiamo a fare un fai da te già professionale. Quando prepariamo un pacco batterie con questo case, con le sue maniglie a molla potenti, insomma la lamiera di un certo livello, non è un lamierino, questa è roba tosta, e con dentro un BMS molto buono abbinato all'equalizzatore attivo che abbiamo appena considerato della JK. Insomma, ragazzi, qui il DIY, cioè il fai da te, prende forme abbastanza professionali. Una cosa che insieme alla Mani, mentre mi hanno mandato questo campione originale da testare, da provare, da vagliare eccetera, avevo notato una cosa che vi voglio riferire. La Mani molto umilmente e sensibilmente ha detto: dobbiamo trovare una soluzione. Allora, guardate qui, avete capito che le celle saranno posizionate così su 2 file verticali. Ebbene, su questa sponda, vedete, c'è una lamiera completa, cioè la cella va ad adagiarsi, ad appoggiarsi completamente sul fondo, vedete? Quindi ha una superficie completamente piatta. Ora, i costruttori di questo box non hanno pensato di fare la stessa cosa al lato opposto, tant'è vero che, come potete ben vedere, qui c'è il telaio, vedete? E quindi la cella è appoggiata qua. Anche se noi mettiamo una di queste piastre in vetroresina che fa da sponda, però questa è sottile e non riuscirà mai ad ammortizzare, o meglio a frenare la spinta che le celle hanno quando devono essere compresse, e soprattutto alle alte cariche. Ora, ragazzi, questo vano creerebbe nel tempo, vedete che qua c'è, non riesco a infilare la mano, ecco, qui c'è un buco praticamente, la cella appoggia qua in alto, sopra e sotto. Ebbene, questo vano diventerebbe nel tempo la forma negativa della cella, cioè la cella andrebbe a gonfiare lì dentro, l'ultima cella, perché questa invece ha il vano metallico molto robusto, piatto. Ok, ragazzi? A questo punto io ho pensato a una soluzione, gli ho detto alla Mani: qua dobbiamo chiudere. Quindi qui dovremo andare a creare, la Mani ci sta pensando, una piastra metallica che va a parificare, come lo è qui, anche la parte posteriore. Ho apprezzato molto il fatto che abbiano ascoltato questo consiglio, perché ne va della qualità e soprattutto della durata delle celle. E dato che la Mani vende celle di qualità, andare a rovinare le ultime 2 mentre carichiamo e scarichiamo, creando dei rigonfiamenti in questa ansa, in questa pancia che la vedete quadrata su tutti e 2 i lati, era una cosa profondamente negativa. Azienda mondiale che vende in tutto il mondo, cosa mi hai risposto? Grazie Gianni, non l'avevamo notato, e questo va assolutamente modificato. Come? Adesso ve lo faccio vedere. Ebbene, l'avete visto, l'ho già inserita, una piastra di alluminio che andrà ad appoggiarsi sul fondo di questo box. Chiaramente io adesso ne ho presa una che già avevo per quando faccio celle a 12 volt, quindi le 4 celle. Questa è troppo grande, quindi non riesce a roteare, a posizionarsi lì, ma è esattamente quello che si farà, cioè andare a posizionare questa, scusate un attimo, questa piastra metallica sul fondo, vedete, in modo che la cella possa appoggiare in maniera completa, piatta, su una piastra metallica. Di quanto deve essere questa piastra? Se usate l'alluminio ci vorrebbe un 4 mm, 6 mm, e bisogna andare ovviamente a crearla della stessa, adesso l'appoggio così, della stessa dimensione di questo vano, ok? Questo perché lo sto dicendo? Perché molti di voi, ragazzi, anzi scusate che dirigo la telecamera verso di me per spiegarvi un po' questo fatto.
Ebbene ragazzi, chi deve posizionare queste piastre metalliche? Innanzitutto tutti coloro che hanno già comprato dei box di marche anche famose, che poi alla fine sono aziende grosse ma sempre assemblatori, non hanno curato questo dettaglio e vi ritrovate, se avete già acquistato questi pacchi batteria, vi ritrovate con le celle, le ultime due, che vanno a gonfiare all'interno di questa ansa, di questo vuoto che c'è nel case. Fortunatamente la Mani abbiamo analizzato e accettato molto bene questo consiglio, perché mentre la piastra anteriore, che è quella con le viti di regolazione, è quella che andrà a comprimere le celle fino alla fine, è già pronta, è già piatta, ebbene dietro no. Io ho queste piastre, ve l'ho detto, non entrano adesso perché non ho la misura giusta, e se avete già dei box che avete acquistato, andate a smontarli e posizionate queste piastre, perché le celle fronte e retro devono essere, e quelle in mezzo devono essere completamente adese, compresse, in modo che vi possano durare tanti anni. Coloro che hanno già il case di altre aziende possono fare così, mettendo la piastra, invece dalla Mani arriverà, adesso loro sono in progettazione, perché quando gli ho sollevato la problematica ho scatenato dentro l'azienda un caos, e come sapete in Cina non scherzano, quindi coloro che non ci hanno pensato, insomma, subiscono anche una riprensione. Il punto è questo ragazzi, con queste piastre diamo longevità. Andiamo avanti ad analizzare ancora due cosettine importanti. Bene, quello che voglio farvi notare ragazzi è che quando dico sempre sui cavetti piccoli è meglio saldare, ebbene la Mani il cavetto non l'ha solo crimpato, ma come vedete bene, vediamo se riesco ad avvicinare anche, l'ha anche saldato, vediamo, eccolo qua, quindi vedete una saldatura sul terminale. Ok, questo è quello da M6 per la batteria. Ebbene, insomma, un prodotto di qualità. Qui è stato isolato, sopra ci saranno poi, li avete visto, gli isolanti plastici, 4 sensori di temperatura, insomma anche il metallo di un certo livello. È un bel case ragazzi, ha un suo costo che potete sicuramente chiedere alla Mani. All'interno c'è il BMS, poi c'è il JK, vediamo se riesco a farvi vedere qualche dettaglio in più sul BMS, perché adesso non l'ho aperto, lo vedremo comunque in futuro, vediamo se riesco a zoomare qui, ecco qua, sì, vedete, questo è il BMS interno. Guardate questa piastra di alluminio, vedete, che serve a dissipare probabilmente i MOSFET che ci sono sotto lì, e qui continua. È uno di quei BMS ovviamente piatti, dove è l'ideale per posizionarsi all'interno di questi case. Vedete tutte le connessioni, insomma fatto bene, controllato bene. Anche i terminali sono sempre quelli flessibili, multistrato, chiamiamoli così, perché sono diversi strati di rame sottile. Insomma, questa è una panoramica generale del case, spero che vi piaccia. Dietro non c'è niente, questa è una cosa bella, perché non andiamo a posizionare nella zona posteriore cose che poi quando andiamo a filo muro ci danno solo fastidio. Questa è stata un'ottima idea. A volte mettono dietro anche alcune connessioni, lo vedete qui nella sua dimensione totale. Ragazzi, con quest'ultima panoramica non ci resta a questo punto che assemblare. Nei prossimi video vedete l'installazione di questo sia per il fotovoltaico, quindi casa, che per la macchinina elettrica. Ragazzi, è un'azienda che si sta dimostrando molto seria, e avevo sperato molto in lei all'inizio del canale. Quindi ragazzi, il case della Mani viene venduta in diverse configurazioni, o solo il DIY, cioè fai da te bianco, o fai da te nero, perché c'è anche il case nero molto carino, lo vedrete poi su questo canale. Poi viene venduto quindi così vuoto, oppure già pieno, con due tipi di BMS, che saranno quello della C+ e quello della JK. Sta a voi contattarli, vedere quanto costano, quanto pesano, che caratteristiche hanno, eccetera. E poi nei video successivi su questo canale vedremo tutti i dettagli anche per quanto riguarda il corretto assemblaggio di questo bel prodotto. Buona visione, nel link in descrizione trovate quello della Mani e andate a fare tutte le domande del caso. Anche questo video ragazzi è giunto al termine da quella che io definisco la mia postazione estiva, il mio ufficio.
estivo in questa meravigliosa baita. È giunto al termine e lo voglio dedicare ai cari amici della Sicilia che stanno subendo questi incendi che ancora non sono terminati e agli amici del nord che invece al contrario stanno subendo la grandine. Questo è quello che ci sta riservando in questo momento il clima. Spero riusciate a risolvere le problematiche e non sarà facile, però vi faccio i migliori auguri. Ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Buona serata.